Buon pomeriggio amiche, ben ritrovate sul mio canale. Oggi ci incontriamo per un nuovo video unboxing. Questa volta sarà un video unboxing un po' particolare perché in realtà sono stata contattata da una nuova azienda che mi ha chiesto di collaborare e di fare questa collaborazione. Come sapete io sono sempre molto curiosa e anche se non è il mio ambito, io ovviamente mi diverto sempre. Sono sempre molto curiosa quando mi chiedono nuove collaborazioni e quindi ho deciso di fare questa collaborazione. Sarà un unboxing veloce, qualcosa fuori dai miei schemi, però come sapete io ci provo e mi cimento sempre. Il sito che mi ha contattato si chiama Cross Stitch, quindi punto croce. È un sito che vende materiale per fare punto a croce, quindi vi metterò dopo degli screen perché troverete ovviamente dei kit come quelli che ho preso io, di veramente quadri bellissimi da poter realizzare al punto croce, ma trovate anche i telai, gli aghi, i filati e tante altre cose molto carine, quindi andate a sbirciare. Ovviamente io ho preso qualcosa di semplice, quindi ho preso dei segnalibri da fare al punto croce. Adesso li vado ad aprire e ve li mostro. Qualcuno un po' zen, qualcuno floreale. Secondo me sono più facili e più veloci da fare. I kit sembrano abbastanza facili da poter fare, vedremo. Ora ve li mostro. Vi ricordo ovviamente, se non l'avete fatto ancora, di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanella per avere tutte quante le notifiche e non perdervi i video futuri. Che altro dirvi? Ah sì, la Cross Stitch mi ha dato un codice sconto che vi metterò qui in sovraimpressione che vi fa usufruire di uno sconto del 5%, quindi ve lo scrivo qui in sovraimpressione così che vi resti chiaro. Ovviamente tutti i link sia dei prodotti che ho preso e che vi reindirizzano al sito ve li metto tutti nell'info box, quindi se anche vocalmente adesso dovessi aver detto qualcosa di sbagliato, sappiate che giù nell'info box le informazioni saranno perfette perché le edito in un secondo momento e non faccio riferimento alla memoria. Allora, il pacco è arrivato veramente velocemente. Io ho scelto 4 prodotti, ma in realtà in ognuna di queste bustine ce n'è anche più di uno di prodotto. Allora, passo da quello più grande, che in realtà non è un segnalibro, ma è questo che praticamente è un kit di punto croce che è più grande, ve lo mostro, è 20x22 e sarebbe praticamente la realizzazione di questo quadretto con una farfalla. Io non so se sarò in grado. Ovviamente qui dietro vedete ci sono tutte quante le istruzioni in inglese. Se avrete difficoltà potrete utilizzare Google Translate con le foto per poter insomma realizzare e comprendere quello che c'è scritto. Comunque vi mostro adesso il kit, quello che esce. Allora, va bene, vi mostro prima la carrellata e poi casomai ne apriamo uno perché il contenuto è più o meno. Allora, questo kit è un po' diverso, vedrete da quelli che seguono, perché in questo primo kit il disegno è più complicato e quindi è già realizzato e vedete quindi escono gli aghi e fuoriescono poi ovviamente tutti quanti i filati. C'è anche ovviamente uno schema di riferimento, lo vedete, è questo qui. Sulla parte poi c'è il continuo e quindi diciamo che questo, che è un po' più complicato, c'è già il disegno fatto sulla tela di riferimento e anche in questo caso ovviamente poi una volta che andrete a lavare tutta questa parte dovrebbe scomparire. Quindi in questo kit non c'è il pennino, quindi vi lascio a vedere poi gli altri kit. Vedete che qui poi c'è tutta la leggenda con tutti i riferimenti che poi insomma andranno studiati ben benino per poterla realizzare. Questo mi sa che farà un bel regalo. Uguale. Dopodiché
Il secondo kit è questo, come vedete, un po' zen, fiori di loto, e anche questo è molto carino. Qua praticamente in questo kit sono contenuti 2 segnalibro, vedete? Chissà se riuscirò a farlo. E queste ovviamente sono le dimensioni in centimetri, ok? 5,4 x 18. Adesso lo apro, stacco un attimo per il rumore. Allora, che cosa esce in questi fantastici kit? Io non vedo l'ora di realizzarli. Allora, ovviamente sul retro troverete, vedete, c'è tutto il grafico, ok, di riferimento per poter replicare con il punto croce questi segnalibri. Qua vi spiego ovviamente brevissimamente come si esegue il punto croce e qua ovviamente c'è una didascalia con i colori di riferimento da utilizzare. Dopodiché esce all'interno del kit, escono i 2, tra virgolette, telaietti, questa è tela molto rigida, esce in questo caso anche una nappina, ovviamente tutti quanti i filati per eseguire ovviamente il nostro punto croce, e voi con questo riferimento ovviamente vi andate a segnare. Dopodiché, come vedete, esce questa pennina che è inchiostro lavabile, quindi voi potete andare a tracciare seguendo quello di riferimento, più o meno andare a riportare con questa penna il disegno, da poter così poi individuare più facilmente i colori dove andare a eseguire il giallo, il bianco, il rosa. Una volta poi che avete fatto tutto quanto il vostro ricamo a punta croce, andate a lavare questa parte e la penna, che è idrosolubile, praticamente scomparirà dal vostro segnalibro e quindi resterà solo il punto croce e non ovviamente il disegno fatto con la matita. E poi, come vedete, escono anche nel kit 2 aghi, quindi diciamo che il kit è completo, poi sta a noi sapere se insomma siamo in grado oppure no. Quindi questo va bene, vedete le gradazioni di colore, perché questo ovviamente un po' zen mi piace tantissimo, spero di riuscire veramente a farlo. Quindi questo è il primo kit. Vado adesso a mostrarvi il secondo, che è identico nelle dimensioni, è sempre un segnalibro, quindi secondo me come idea di Natale è carinissima regalare un libro con un segnalibro handmade, secondo me è carinissima, io spero di riuscirci. Quindi questo è un altro e questo è il disegno. Adesso lo apro velocemente, vedete che qui la penna ha un colore diverso, escono sempre gli aghi, esce sempre una nappina, esce sempre il disegno di riferimento, qua vabbè è un po' più grande, riportato un pochino più grande, ma si comprende benissimo, e anche qui vedete, anche se in realtà il disegno di riferimento è uno, qui praticamente i kit sono sempre 2, quindi potete realizzare da ogni kit comunque 2 segnalibro con lo stesso disegno, oppure se siete bravi potete disegnarvi un segnalibro punto croce fatto da voi. Se conoscete qualche programma di cross stitch potete tranquillamente farlo, io non sono in grado, quindi replicherò questo che già ce l'ha a portata di mano. Guardate questi colori che belli che sono. Vado poi ad aprirne un altro, che è questo adorabile con le farfalle, eccoli qua, guardate che carini. Qui ovviamente i colori cambiano, le dimensioni sono sempre le stesse e vedete che qui ovviamente i colori cambiano completamente. Ovviamente quando andate a ricamare non dovrete utilizzare tutta quanta la matassina per intero, ma ovviamente si utilizza solo, cioè ogni filo praticamente in genere ha più capi, e quando si ricama se ne utilizzano una parte, non tutto il filo così spesso, perché altrimenti insomma diverrebbe un disegno veramente molto molto grosso.
quindi poi io proverò e eventualmente vi dirò, anzi un prossimo video vediamo se vi riesco a mostrare brevemente qualche punto, anche se io non sono per nulla brava, però avendo ricamato qualche volta, non a punto croce, ma il classico ricamo, insomma, l'embroidery, diciamo che forse qualche punto lo riesco a dare. Incrociamo le dita e speriamo di riuscirci. Niente ragazze, il video è finito, vi dimostro i disegni adorabili che proverò ovviamente a realizzare. Uno, due e il terzo. Sono dei segnalibri carinissimi. Ah, e ovviamente questo qui. Questo probabilmente lo regalerò perché per me è un po' grandino. Non lo so, poi staremo a vedere. Ci vediamo in un prossimo video. Vi ricordo quindi Cross Stitch, andatelo a visitare. Vi metto ovviamente qualche foto di quello che hanno sul sito. Vi metto nuovamente il codice sconto. E niente, ragazze, scusatemi. Come sempre auguro a tutte tanta serenità con questa immagine un po' zen e buona creatività. Ciao!